Gli esercizi di tecnica non sono mai la priorità, soprattutto quando hai poco tempo. Inizi la tua sessione di studio al pianoforte, ma anche a qualsiasi altro strumento, con una bella oretta di esercizi di tecnica o anche qualcosa di più? Allora questo video è per te. Le persone che fanno musica si dividono in due categorie da questo punto di vista. Quelli che non hanno ancora un lavoro, bei tempi, e quelli che hanno una limitata o limitatissima quantità di tempo a disposizione per lo strumento. E questa è la stragrande maggioranza delle persone, perché non include solo chi giustamente ha già un lavoro, ma anche chi magari non ce l'ha ancora, è ancora uno studente, ma è diviso tra 1000 impegni di studio, 1000 lezioni sparse qua e là, spostamenti e tutto quello che conosciamo. Ma anche nel caso della prima categoria io direi che vale sempre la pena di fare le cose bene già da ora. Qual è il senso di fare degli esercizi di tecnica così, tanto per fare? Non è la stessa cosa della camminata quotidiana che ti fai per rimanere al minimo indispensabile della forma e del benessere fisico. E questo per due buone ragioni. La tecnica è una tecnica perché è un procedimento per realizzare qualcosa di ben definito. Ora, se non hai la più pallida idea o un'idea vaga di cosa è questo qualcosa che vuoi realizzare, come fai a capire qual è la tecnica giusta per realizzarlo? Il fine della tecnica è un qualcosa fatto di musica, fatto di suoni, di fraseggi, di scelte. Se non so cosa voglio fare, che senso ha provare delle tecniche a caso per realizzarlo? Sarebbe un po' come tentare di dare forma alla creta senza sapere esattamente che forma le vuoi dare. Quale può essere il risultato a parte le mani sporcate per niente? Una volta capito questo e anche ammettendo di voler poi lavorare su uno specifico tema tecnico che ci serve, la cosa più intelligente e più produttiva è proprio andare a lavorare in maniera specifica solo su quel tema, con pochissimi esercizi molto ben mirati, fatti per poco o meglio pochissimo tempo, non per ore ed ore. Se tu avessi una ferita da suturare, cosa faresti? Andresti a chiudere quella ferita con pochi punti o daresti così dei punti qua e là un po' su tutto il corpo, così, tanto per sapere di averlo fatto? La condizione che rende ancora più necessario saper usare molto bene il tempo che hai a disposizione è proprio il fatto che sia un tempo ridotto, spesso ridottissimo. Ricordo il caso di una persona che mi scriveva tempo fa di avere circa 2 ore a disposizione al giorno per studiare e 1 ora e mezza quasi di queste 2 ore le passava facendo esercizi di tecnica assegnati dalla sua insegnante. Ora, se di questo tempo il 75% lo usi per fare cose che in realtà non ti piacciono e soprattutto che non hanno un diretto collegamento con il tuo repertorio, la tua fase pianistica strumentale di quel momento, come vuoi che vada avanti la tua motivazione? Cosa pensi che succederà dentro poco tempo se non la voglia di lasciare tutto, la stanchezza, il fatto di dire non progredisco? Certo che non progredisci, non progredisci perché fare degli esercizi vuoti non ti porterà nessun o quasi nessun beneficio. Mentre invece sarebbe molto più utile dedicare una piccola quantità di tempo, se e dove è necessario, alla tecnica che ti serve per realizzare una certa cosa e poi dedicarti al repertorio, senza dimenticare, non ultima delle considerazioni, che noi pianisti siamo fortunatissimi, abbiamo un repertorio praticamente sconfinato e il nostro repertorio ci offre centinaia e centinaia di bellissime occasioni di lavorare sui singoli aspetti della tecnica pianistica direttamente sul repertorio. Quindi se ho la possibilità di farlo su pezzi di musica bellissima, perché devo farlo così indiscriminatamente e senza un senso su qualcosa di vuoto? Smette di essere qualcosa di vuoto nel momento in cui anche a quell'esercizio di tecnica pura dai un senso musicale, dai un chiaro come e un chiaro perché. Allora in quel momento anche l'esercizio di tecnica puro diventa uno strumento potente e come tutti gli strumenti potenti si usa per poco tempo, estremamente concentrato. E infine vorrei farti riflettere su questa bellissima frase di Maria Jo Pires, che è questa: technique doesn't exist. It doesn't exist. The technique is something, it's how to use your body in order to produce something
you want to do. And this is every moment changing. So because it's always changing, you can't consider it a technique. It's an art of using the body. Of course, you can see dancers have a technique, musicians have a technique, but it's our words to explain it, because in the end it's not a technique. If it's a technique, it's not good anymore. E tu come inizi la tua sessione di studio? Sei una di quelle persone a cui piace cambiare ogni volta oppure hai una routine che ripeti sistematicamente? Scrivimelo qua sotto nei commenti, parliamone perché è un tema veramente interessante. Se ti piacciono e ti interessano questi temi, iscriviti al canale e noi ci vediamo alla prossima.